Benvenuti al nostro webinar sul lavoro online, una modalità che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom, complice la pandemia da Covid-19. Condivideremo insieme qualche informazione di base, i pro e contro e qualche suggerimento, per consentirvi di scegliere in modo consapevole e proporvi per un lavoro nel mondo digitale. Seguiteci in questo viaggio e apritevi alle possibilità che il lavoro a distanza offre. Sessione 1. Cosa vuol dire lavorare online? 1.1. Lavoro a distanza e smart working sono la stessa cosa? Il lavoro a distanza e lo smart working sono entrambi termini utilizzati per descrivere modalità flessibili di lavoro che consentono ai lavoratori di svolgere le proprie mansioni al di fuori del tradizionale ufficio. Tuttavia, esistono delle sottili differenze tra i due concetti. Il lavoro a distanza si riferisce all'esecuzione delle attività lavorative da una località diversa dall'ufficio centrale, coinvolgendo quindi il lavoro da casa, spazi di coworking o qualsiasi altro ambiente che offra le risorse necessarie per svolgere il lavoro. Si basa sulla tecnologia e sulla comunicazione digitale per collegarsi con i colleghi, collaborare su progetti e rimanere in contatto con l'organizzazione. Lo smart working è un concetto più ampio, che va oltre il lavoro a distanza, poiché si concentra sui risultati e sull'equilibrio tra lavoro e vita. Lo smart working mira a creare un ambiente lavorativo che permetta ai dipendenti di avere maggiore controllo sul proprio tempo e sulle proprie mansioni, consentendo una migliore integrazione tra vita personale e professionale. Ecco perché il lavoro a distanza non può sempre essere identificato con lo smart working. 1.2. Quali possibilità mi si offrono? Alcuni esempi. Il mondo del lavoro online è in continua evoluzione e ricco di opportunità. Ti indichiamo alcuni percorsi che potrai scegliere e anche combinare insieme a seconda delle tue attitudini, preferenze e obiettivi. Freelance. Il freelance lavora su progetti. Com e freelance puoi offrire le tue competenze e servizi specializzati, ad esempio scrittura, grafica, sviluppo web, su base contrattuale. Puoi sceglierti i clienti, i progetti e gli orari di lavoro. Se stai cercando autonomia e varietà nel tuo lavoro, il freelance è un'opzione attraente. Impiegato da remoto. In questo caso lavori come dipendente di un'organizzazione, ma comunichi con i colleghi e svolgi le tue mansioni dal luogo che preferisci, collegandoti ai server dell'azienda. L'impiego remoto elimina gli spostamenti e favorisce un migliore equilibrio tra lavoro e vita. Imprenditore digitale. Vuoi creare un'attività online tutta tua? È una ipotesi coinvolgente e sfidante, poiché devi individuare le esigenze del mercato, sviluppare soluzioni digitali innovative e utilizzare piattaforme digitali per raggiungere un pubblico più ampio. Le possibilità sono infinite, ma occorrono lavoro duro e metodo. Insegnante o coach online. Se sei bravo nell'insegnare o nel mentoring, potresti pensare di fornire contenuti educativi, corsi o servizi di sviluppo personale attraverso piattaforme virtuali. Alcuni esempi di lavori che puoi svolgere online? Ecco una lista dei più popolari. E-commerce, social media manager, insegnante online, personal trainer, consulente di bellezza online, content creator per il web, grafico, web designer, assistente virtuale, servizio clienti, test di siti web, sondaggista, correttore di bozze, contabile, inserimento dati. 1.3. Come posso individuare il percorso giusto per me? Prima di scegliere quale percorso di lavoro online intraprendere, devi valutare attentamente le tue competenze, i tuoi obiettivi, le tue aspirazioni. Ricorda che il lavoro a distanza richiede autodisciplina, motivazione e sforzi notevoli per trovare opportunità. 1. Identifica le tue competenze e obiettivi. In cosa sei naturalmente bravo? Quali sono le tue aree di interesse? Che esperienze lavorative hai avuto? Questo ti aiuterà a individuare il tipo di lavoro a distanza che più rispecchia i tuoi punti di forza e le tue passioni. 2. Ricerca le opportunità di lavoro a distanza. Cerca ruoli lavorativi che corrispondano alle tue competenze e interessi sulle varie piattaforme, bacheche di lavoro e siti web dedicati al lavoro a distanza,
come Remote.co, FlexJobs e Upwork. 3. Sviluppa e potenzia le tue competenze, specie quelle digitali. Approfitta di corsi online e tutorial per migliorare e acquisire nuove capacità. 4. Stabilisci i tuoi obiettivi, a breve e lungo termine. Cosa speri di raggiungere? Cerchi l'indipendenza finanziaria, l'equilibrio tra lavoro e vita o la crescita personale. Gli obiettivi che sceglierai ti aiuteranno a prendere le decisioni nella scelta del tuo percorso lavorativo. 5. Pensa alla tua vita. Rifletti sullo stile di vita che aspiri ad avere come lavoratore a distanza. Cerchi una completa indipendenza, la possibilità di viaggiare mentre lavori, oppure un migliore equilibrio tra lavoro e vita? Il lavoro a distanza offre infatti diversi livelli di flessibilità per adattarsi al modo di vivere che desideri. 6. Pensa di allestire una zona di lavoro dedicata dove concentrarti senza troppe distrazioni. Assicurati di avere una connessione internet affidabile e eventuali attrezzature o software necessari per il tuo specifico lavoro. Sessione 2. Pro e contro del lavoro a distanza. 2.1. Pro. Flessibilità, accessibilità, ambiente confortevole. Crea il tuo portfolio online. Quali sono i vantaggi del lavoro in remoto? Ma io ne avrei identificati tre. Il primo, tutti quei svantaggi legati al pendolarismo, cioè l'andare e tornare dal posto di lavoro, che non solo porta via tanto tempo, in alcuni casi un'ora andare, un'ora tornare, che tolgono tempo alla propria vita privata, ma anche a quelle che sono le fatiche del pendolarismo, il treno, il parcheggio, la macchina, il camminare sull'ufficio. Talvolta si arriva in ufficio che si è già stanchi. Il secondo vantaggio è l'immediatezza del lavoro. Quando sono pronto mi metto al computer e inizio a lavorare. Quando sono stanco smetto, posso dedicarmi a un'attività per qualche minuto in casa che mi distoglie un attimino per essere nuovamente fresco e ripartire. E la terza è l'assenza delle tipiche interferenze che ci sono in genere in un ufficio, il collega che parla al telefono, il cliente che arriva a parlare con la segretaria, le consegne del postino, specialmente in quei contesti di ufficio dove non ci sono paratie, quindi non c'è una privacy. I rumori, i suoni, il vociare, le domande che sorgono al collega che perché sei lì inizia a chiederti qualcosa, queste possono essere assolutamente distraenti. Essere a casa a lavorare in remoto, questo non succede. 2.2. Con isolamento sociale, mancanza di struttura e disciplina, minori opportunità di networking, costi di avvio, squilibrio tra lavoro e vita personale, distrazioni potenziali. Per quanto riguarda invece i limiti, le difficoltà del lavoro in remoto potrebbero essere gli stessi, ma visti dal lato opposto rispetto ai vantaggi. Io citerei sostanzialmente l'isolamento e la solitudine. Si è da soli di fronte a un PC quando si lavora in remoto e questo può essere faticoso, pesante, qualche volta anche un po' triste e deprimente. Un secondo elemento di difficoltà è la mancanza di confronto e scambio con i colleghi, specialmente uno scambio immediato, al volo, ho bisogno di capire una cosa, ho bisogno di chiedere, c'è il collega, mi giro, faccio la domanda, risolvo e procedo. Un terzo elemento di difficoltà è la soluzione di alcuni problemi che a quel punto si devono gestire da soli. Sostanzialmente devo in maniera molto creativa trovare soluzione a quei problemi che proprio perché non ho colleghi o altre risorse che sono tipiche del lavoro in ufficio o sul posto, soluzioni che io devo trovare in assoluta autonomia. E l'ultimo credo che sia anche questo molto importante, ogni incontro, ogni meeting, ogni scambio in remoto deve essere fatto o attraverso il telefono, ormai con nuove tecniche Zoom, Skype, quindi le famose riunioni online, che possono essere a lungo andare anche molto pesanti, distraenti, affaticanti e soprattutto piene di tentazioni. E ricorda di essere disciplinato, mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita, fare networking.
Il consiglio che mi sento di dare per coloro che devono affrontare un lavoro in remoto è quello di attivare delle cose per cui il lavoro in remoto possa risultare piacevole, per poterlo amare il lavoro remoto e non subirlo, quindi per diventare in qualche modo protagonisti, attori, intraprendenti di questo lavoro. Fare magari anche con degli strumenti, degli oggetti da mettere sul tavolo, dalle modalità con cui usare il PC, fare in modo che il lavoro possa essere davvero gradevole. La seconda cosa, secondo me, è una programmazione, una pianificazione del lavoro da fare. Il lavoro in remoto può risultare molto distraente, avere un programma del tipo scrivere le 5-6 cose che in quella giornata bisogna assolutamente raggiungere, è importante flaggare quando le si sono fatte e procedere in questa maniera, confrontandosi sempre con quello che è una sorta di pianificazione della giornata di lavoro. E la terza cosa, direi assolutamente una grande disciplina per eseguire il programma, per rispettare la pianificazione che abbiamo fatto ci vuole una grande disciplina, quindi lottare contro le distrazioni che anche a casa di fronte a un PC si possono avere e la tentazione che visto che non mi guarda nessuno, visto che non ho colleghi attorno a me, posso fare quello che voglio. Una grossa disciplina aiuta il lavoro in remoto. Sessione 3. Come cercare il lavoro a distanza e candidarsi. 3.1. Cercare opportunità di lavoro online. Identifica le tue competenze e i tuoi interessi. Cerca online tra le offerte di lavoro. Costruisci relazioni. Crea il tuo portfolio online. Nella ricerca di un lavoro da svolgere online, inizia identificando le tue competenze, le tue esperienze, le tue aree di interesse. Prendi in considerazione le tue esperienze passate, il tuo grado di istruzione, quanto hai acquisito e mettilo in relazione ai lavori da remoto che più si avvicinano e si identificano con le tue aspirazioni. Comincia poi a guardarti in giro, esplora le bacheche di lavoro e le piattaforme online più popolari nel tuo paese, ad esempio FlexJobs, Upwork, Freelancer e LinkedIn. Familiarizzati con le loro caratteristiche, con le opzioni di ricerca e con i processi di candidatura per massimizzare le tue possibilità. Naturalmente il networking rimane uno strumento prezioso nel processo di ricerca di lavoro da remoto. Connetti quindi ai professionisti del tuo settore tramite LinkedIn e le altre comunità virtuali e cerca di costruire relazioni. Se poi il tuo lavoro è orientato visivamente o creativamente, penso al graphic designer per esempio, considera di sviluppare un portfolio online per dimostrare la tua capacità e il tuo potenziale a quelli che potranno essere datori di lavoro remoti. Mostra i tuoi progetti precedenti, gli esempi del tuo lavoro e qualsiasi risultato tu ritenga rilevante. 3.2. Presentati con un profilo online costruito sulle esigenze del lavoro in remoto. Presentati. Descrivi le tue competenze chiave. Prepara una lettera di presentazione convincente. Gestisci il colloquio. Aggiorna continuamente il tuo profilo. Creare un profilo online convincente è un ottimo modo per mostrare le tue competenze e il tuo potenziale. Usa un linguaggio chiaro, conciso e inizia con un'introduzione che mette in evidenza il tuo entusiasmo e la tua voglia di imparare e di crescere. Elenca nel profilo le tue competenze chiave, sia quelle tecniche, per esempio competenza nell'uso dei principali programmi e dei principali software, oppure quelle relative alla comunicazione e all'organizzazione del lavoro. Non ti scoraggiare anche se non hai una grande esperienza. Puoi far presenti anche competenze acquisite in contesti non formali o addirittura sportivi, associativi che mettano in evidenza quelle che sono le attività che tu hai svolto e che ti possono in qualche modo supportare nei bisogni che il lavoro per cui ti proponi sono richieste. Metti in evidenza se hai partecipato a progetti o a iniziative e naturalmente includi il tuo percorso scolastico e formativo. Assicurati che il tuo profilo sia privo di errori grammaticali e di refusi, naturalmente.
Prepara poi una lettera di presentazione, preparane una per ogni candidatura, in modo che ogni lettera sia perfettamente coerente con le esigenze e il ruolo per cui ti proponi. Se ottieni il colloquio, preparati adeguatamente e nella prossima unità abbiamo cercato di introdurre qualche utile consiglio a questo proposito. Aggiorna poi regolarmente il tuo profilo online con le competenze, le esperienze e i risultati man mano che li acquisisci. Questa attenzione dimostra il tuo impegno per la crescita e per lo sviluppo personale. 3.3. Preparati per il colloquio. Cerca informazioni sull'azienda. Approfondisci il ruolo per cui svolgerai il colloquio. Testa il tuo computer e scegli lo spazio per il collegamento. Prepara risposte e domande. Vestiti professionalmente e sii puntuale. Gestisci il colloquio. Stai attento alla gestualità del corpo. Invia un ringraziamento. Un colloquio di lavoro a distanza è molto simile a un colloquio di lavoro in presenza, ma con un focus sugli aspetti tecnici e la comunicazione virtuale. Prima di affrontare il colloquio, informati sulla mission, i valori, i prodotti o i servizi dell'azienda, in modo da poter intervenire sempre in modo appropriato. Ovviamente rivedi accuratamente la descrizione del lavoro e preparati qualche esempio su come le tue competenze corrispondono al ruolo. Cerca di evitare problemi tecnici durante il colloquio e assicurati che la connessione internet sia stabile, che il video e l'audio del computer o del dispositivo che hai scelto funzionino correttamente. Scegli uno spazio tranquillo, ben illuminato e fai in modo che il tuo volto sia perfettamente visibile sulla telecamera. Se non hai mai affrontato un colloquio video, esercitati con un amico, registrati e poi rivediti. Prevedi anche possibili domande e prepara risposte adeguate. Prepara anche domande da porre tu all'intervistatore sull'azienda o il ruolo che dovresti andare a ricoprire, così da dimostrare il tuo interesse e il tuo coinvolgimento. Mostra le tue competenze, ma soprattutto la tua adattabilità e la volontà di imparare e sottolinea la capacità di lavorare in modo indipendente e di saper gestire il tempo in maniera efficace. Anche se non hai esperienza precedente di lavoro remoto, metti in evidenza eventuali competenze rilevanti che dimostrano la tua capacità in quel contesto. Ascolta le domande e i commenti dell'intervistatore e mostra entusiasmo. L'energia positiva lascia sempre un'impressione duratura. Vestiti come faresti per un colloquio in presenza e sii puntuale. Sono due aspetti che dimostrano serietà riguardo all'opportunità che ti viene offerta. La puntualità in particolare riflette la tua affidabilità. A questo proposito non collegarti all'ultimo secondo, ma connettiti alla videochiamata qualche minuto prima, in modo da poter risolvere eventuali problemi tecnici nel caso occorressero. Pratica attenzione alla gestualità del corpo, stai seduto diritto, non sdraiarti sulla sedia e mantieni una buona postura. Una gestualità del corpo migliora la comunicazione perché è parte della comunicazione non verbale. Se lo ritieni, puoi inviare una mail di ringraziamento dopo il colloquio. Mostri in questo modo apprezzamento per l'opportunità e confermi il tuo interesse per la posizione. Il nostro webinar è terminato. Con queste indicazioni speriamo di averti aiutato a comprendere meglio il lavoro online in relazione alle tue aspirazioni di vita e di lavoro. Buona fortuna!